Ciao a tutti e bentornati in Domotics-Duino, io sono Marco e faccio questo video perché dopo aver utilizzato il Matter Bridge per l'integrazione con gli assistenti vocali utilizzando il protocollo Matter, mi è venuta l'esigenza di voler sapere in che stato fosse il Matter Bridge, perché il Matter Bridge potrebbe per qualunque motivo non andare più in esecuzione, io magari non me ne rendo conto e tutta l'integrazione con gli assistenti vocali non funziona. Quindi mi sono chiesto se c'era un modo per poter recuperare lo stato del Matter Bridge e magari utilizzare un item per esporlo sulle interfacce e poi eventualmente abilitare degli alert con delle rule specifiche che lavorano appunto sullo stato del Matter Bridge. Ho fatto un po' di ricerca e credo di aver trovato una soluzione abbastanza percorribile, quindi in questo video ho deciso di mostrarvela perché per chi utilizza il Matter Bridge potrebbe essere effettivamente un'esigenza importante avere a disposizione in qualunque momento lo stato appunto del bridge. Quindi andiamo a vedere insieme come l'ho implementata nella mia configurazione di OpenHub. Prima di andare a vedere la parte tecnica dell'implementazione volevo raccontarvi un pochino che tipo di soluzione ho deciso di adottare dopo aver fatto un po' di ricerche su come fosse possibile appunto recuperare quella piccola informazione. L'informazione noi ce l'abbiamo a disposizione ovviamente su OpenHub andando nell'interfaccia grafica, nelle impostazioni del Matter Binding, e abbiamo quindi la nostra informazione che è il running state del Matter Bridge qua. Purtroppo questa informazione non è facilmente recuperabile e utilizzabile in un item di OpenHub, che è quello che poi serve a noi, in quanto possiamo andare a recuperare lo stato del binding in sé, ma non una sua proprietà. Almeno questo è quello che ho scoperto facendo delle ricerche. Quindi l'altro modo per andare a intercettare questa informazione è quello di andare a scorrere il file di log di OpenHub, dove appunto vengono loggate le informazioni di cambiamento del Matter Bridge. Ad esempio qui abbiamo queste righe di log Matter Bridge State e lo stato che in quel momento ha il nostro Matter Bridge. Tendenzialmente lui parte come stopped, poi va in starting e poi running, se non ci sono problemi. Se ci sono problemi può essere che in running non ci arrivi mai e rimanga in stopped. È proprio questa l'informazione che io vorrei ottenere per appunto capire se effettivamente l'integrazione con gli assistenti vocali è funzionante o meno. Quindi come soluzione adottabile per andare a leggere il file di log abbiamo un binding su OpenHub nativo che ci permette appunto di leggere le righe del file di log ed essere notificati quando determinate righe vengono scritte sul file di log, utilizzando delle regular expression per decidere quali righe si vogliono leggere e quali no. L'avevo già usato tanto tempo fa per intercettare quando OpenHub si disconnetteva dal cloud, in modo tale da poter riavviare i servizi per poterlo far riconnettere. Utilizziamo più o meno la stessa logica e quindi andiamo a configurare una Finc di tipo log reader, specifichiamo qual è la riga di log o le righe di log che ci interessa leggere, da quelle righe di log andremo ad estrapolare l'informazione di stato che ci interessa, quindi la stringa running o stopped che sia, e questa informazione la andremo a mettere in un item di OpenHub. Quindi per fare questo la prima cosa che dobbiamo fare è essere certi che negli add-on, quindi andiamo su add-on, il log reader sia già installato, altrimenti lo andiamo ad installare. Non ha nessun tipo di configurazione se non il livello di log. Fatto questo, bisogna andare a creare una Finc di tipo log reader. Adesso ve la faccio vedere già creata, io l'ho creata su file di testo ma fondamentalmente è la stessa cosa. Quindi ho questa log reader Matter Bridge Status che, se la vado a vedere, è una tipologia log reader, vuole sapere il file di log che deve andare a leggere, quindi utilizzando la variabile di sistema OpenHub logdir andiamo a cercare il file openhub.log, che è il file di log che gestisce un pochino tutti i log di sistema che avvengono su OpenHub, escludendo quelli che sono gli eventi, i cambiamenti di stato che sono su un altro file di log. Poi abbiamo il refresh rate, cioè ogni quanto lo deve andare a leggere, eccetera eccetera, e poi abbiamo tutta una serie di configurazioni che ci permettono di dare la logica
per identificare le righe che ci interessa intercettare. Adesso non sto qui a spiegare come funziona in toto il log reader, perché l'avevo già fatto in un video vecchio e comunque sulla documentazione è spiegato molto bene. Comunque principalmente abbiamo 3 tipologie di messaggi che possiamo identificare, che sono gli errori, i warning e messaggi custom. Eventualmente possiamo anche andare a gestire delle esclusioni rispetto al pattern di identificazione per far sì che alcuni messaggi vengano esclusi anche se appartengono allo stesso pattern che abbiamo definito. Tendenzialmente, una volta che questo binding intercetta una riga di log compatibile alla logica che noi abbiamo detto, va a popolare dei canali andando a scrivere il messaggio di log che ha intercettato e generando anche un evento che è possibile intercettare tramite delle rule. Noi andremo adesso ad utilizzare il custom patterns, andando a specificare all'interno del custom patterns la stringa di testo che vogliamo ricercare all'interno delle righe di log. Quindi io vado a cercare all'interno di tutto il log tutte le righe di log che hanno all'interno matter bridge state 2 punti. Questo perché? Perché questa informazione qua viene scritta quando viene poi quando c'è un cambiamento di stato nel matter bridge. Infatti dopo i 2 punti verrà scritto il nuovo stato, che è l'informazione che effettivamente noi vogliamo andare a recuperare. Quindi una volta definita questa think, io l'ho definita su file ma la potete fare tranquillamente da interfaccia grafica, non andiamo ad utilizzare i relativi canali perché non ci interessa, in quanto all'interno del canale ci verrebbe scritta l'intera stringa e nell'item, quindi linkato a quel canale, finirebbe quella stringa, a meno di non applicare trasformazioni particolari che però preferisco non fare e preferisco gestire il tutto con delle regole. Questo perché? Perché alcuni canali sono degli eventi, come dicevamo prima, ad esempio il new error event, il new warning event, che vengono triggerati nel momento in cui appunto vengono identificate righe di tipo warning, righe di tipo error. Nel nostro caso abbiamo ovviamente anche il new custom event, che è quello che poi interesserà a noi, perché verrà generato questo evento nel momento in cui verrà identificata la stringa che interessa a noi. Quindi comunque io a livello di canale non genero nessun link con nessun item, perché tutta la logica la vado a mettere su delle regole. Prima di questo però devo andare a definire il mio item che terrà lo status, quindi sempre io l'ho sempre definito su file di testo, però fondamentalmente lo potete fare anche su interfaccia grafica in maniera molto semplice, ed è un semplice item di tipo stringa non collegato a nessun canale, che conterrà al suo interno la stringa dello stato del matter bridge. Come vedete in questo momento è running. Definito questo item, andiamo a generare la rule che ci serve per applicare tutta la logica che ci interessa. Quindi cerchiamo la rule matter bridge status update, così l'ho chiamata, e praticamente la regola, andiamo a vederla, che viene definita, clicchiamo qui, quando c'è l'attivazione di un innesco di canale, che sarebbe la traduzione del channel trigger. Su quale canale? Sul canale new custom event, ovviamente della nostra Things matter bridge status. Io ho anche l'altra Things che vi dicevo prima della disconnessione cloud, in questo caso comunque uso la new custom event del matter bridge status. Quindi tutte le volte che viene intercettata quella riga custom che ha all'interno quella stringa che abbiamo scritto nel pattern della nostra Things, viene generato questo evento e quindi viene eseguita l'azione. L'azione è uno script che ho scritto io in classico DSL, che non fa nient'altro che recuperare la riga di log identificata dal trigger, che mi viene messa in una variabile interna che si chiama received event, quindi qua dentro c'è tutta la riga di log. Io questa riga di log la trasformo con una regular expression, andando a prendere tutto quello che viene dopo la scritta state 2 punti. Quindi se vi ricordate, nel log dopo state 2 punti c'era scritto effettivamente il nome dello stato. In questo modo io dentro S ho semplicemente il nome dello stato e non ho tutta la stringa di log. Poi vabbè, la loggo per questioni di debug, ma questo poi magari lo tolgo. Poi vado a prendere il mio item, gli aggiorno il suo stato con il nuovo stato del matter bridge che ho appena recuperato.
Quindi questo fa sì che tutte le volte che sul file di log viene scritta la stringa di log a fronte del cambiamento di stato del Matter Bridge, viene generato l'evento che scatena l'esecuzione di questa regola, quindi di questo codice, e io vado ad aggiornare il mio item. Questo item io per debug me lo sono andato a mettere sulla sitemap, che adesso apro sul telefono e così facciamo anche un esempio. Prendiamo il telefono, apriamo la sitemap. Vedete che in alto c'è lo stato del Matter Bridge che è running. Adesso sull'interfaccia di OpenHub vado sul Matter Binding e stoppo il Matter Bridge. Noi dovremmo vedere, come vedete, è già passato in stopped. Questo perché? Perché nel file di log è stata identificata la riga dove viene notificato il cambiamento di stato. Posso anche farvi vedere il file di log. Come vedete le ultime righe sono il cambiamento di stato stopped. Probabilmente l'ha scritto 2 volte perché io dopo che ho disabilitato il Matter Bridge ho anche salvato la configurazione. Come vedete si è innescato anche la mia scrittura di log che ho messo nella regola stopped e l'item si è aggiornato. Facciamo l'opposto, quindi andiamo di nuovo nelle impostazioni, clicchiamo sull'enable Matter Bridge e andiamo a vedere sul log. Ecco, come vedete siamo in stopped, starting, e si è aggiornato anche la sitemap. Tra un po' andrà in running e si aggiornerà anche la sitemap. Ed eccoci in running. Quindi tutto funziona. Questa configurazione abbiamo visto funzionante, perfetta, tutto in tempo reale, però ha un piccolo difetto, che nel momento in cui si riavvia OpenHub, il Matter Bridge parte prima che le regole possano venire invocate. In questo modo non è possibile andare ad ottenere lo stato aggiornato al riavvio di OpenHub. Quindi tendenzialmente quando si stoppa OpenHub la regola viene eseguita, il Matter Bridge va in stato stopped, il mio item si aggiorna con lo stato stopped. Quando riavvio OpenHub però il Matter Bridge va in stato running prima che le regole vengano eseguite. In questo modo il mio item rimane nello stato stopped. Quindi adesso devo trovare una soluzione per questo piccolo problema, che probabilmente non sarà nient'altro che una regola che viene eseguita all'avvio di OpenHub e che possa andare ad aggiornare il nostro stato dell'item. Ovviamente è una regola che dovrà andare a leggere il file di log e applicare delle logiche per identificare qual è l'ultimo stato valido del Matter Bridge. Questo comunque appena trovo la soluzione lo vediamo nel prossimo video. E per adesso mi fermo qua, vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!